Ciao, sono Kiko di B00. In questo terzo video su Git andrò a spiegare cosa sono e come utilizzare i tag. Prima di cominciare però vorrei fare una correzione ad una cosa detta nel primo video. La funzione di clonazione è anche disponibile nel menu principale di Git GUI sotto la voce Clone Existing Repository. Nella prima casella ci va il link alla repository, mentre nella seconda basta selezionare la cartella dove clonare la repository. Iniziamo con il spiegare che il tag è un'etichetta che permette di trovare più facilmente una versione specifica di un progetto. Per esempio potremmo avere un tag per ogni release. Purtroppo questa funzione non è disponibile su Git GUI, quindi dovremo operare in riga di comando. Per creare un tag useremo il comando git tag-a il nome -m descrizione. Nel mio caso aggiungerò un tag chiamato versione 0.0 dev con descrizione version 0 developer. Per ottenere un elenco di tutti i tag creati basta utilizzare il comando git tag. Inoltre è possibile anche visualizzare i tag chiamati in un certo modo, oppure che iniziano con una certa stringa. Per esempio, assumendo di voler vedere tutti i tag che iniziano con 20, scriveremo git tag-l20. Fra virgolette. È anche vero che Git non carica automaticamente i tag ad un server remoto, quindi per far sì che lo faccia, se siamo su Git GUI, nel menu push basta aver selezionato la spunta include tags, mentre su riga di comando basta aggiungere -meno tags alla fine del comando di push. Quindi se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e se hai ancora qualche dubbio anche un commento.